Bentrovati, io mi chiamo Flavian e benvenuti in questo spazio dove parliamo di astrologia come strumento di guida nella nostra vita. In questo video vi parlerò degli eventi astrologici del mese di maggio 2023 per l'ascendente Scorpione, ma come dico sempre, se volete avere un'idea più olistica nell'insieme, di tutto quello che le stelle vi riservano, vi consiglio di ascoltare il segno zodiacale del vostro ascendente, quello del Sole e della Luna. Ma come ho detto, l'ascendente resta sempre quello più importante. Per lo Scorpione, ascendente, Sole o Luna in Scorpione, il mese di maggio è un mese ricco di eventi perché c'è molta attività nel settore delle relazioni per voi. C'è Mercurio che torna diretto nel segno del Toro, c'è un'eclissi lunare nel segno dello Scorpione, nel vostro segno, Giove che dopo 12 anni entra nel segno del Toro, Marte anche lui cambia segno ed entra nel segno del Leone, il Sole entra nel segno dei Gemelli e Venere nel segno del Cancro. Ma vediamo un po' più nel dettaglio cosa ci riserva il mese di maggio per lo Scorpione. Il mese inizia con Mercurio, che è ancora retrogrado nel segno del Toro, nella vostra settima casa, delle relazioni, dei contratti, delle collaborazioni, e qui Mercurio può portarvi nella vostra vita, nella vita di qualcuno, una persona del passato, magari a reiniziare una relazione interrotta nel passato se sei single, o se sei nella relazione sbagliata, Mercurio ti porta ad uscire o a creare qualche tensione nella relazione con il proprio partner oppure con i collaboratori. Magari ci sono dei fraintendimenti con dei clienti, specialmente clienti del passato, o con dei contratti. Magari c'è il bisogno di rinegoziare qualche contratto, oppure ci sono dei ritardi con delle risposte che aspettate, ma in ogni caso è bene avere un po' di pazienza, di trovare una via di mezzo, diciamo, specialmente fino al 15 di maggio, quando Mercurio riprende il suo moto diretto e piano piano le cose iniziano a tornare alla normalità, ad andare nella direzione giusta. Le idee anche iniziano ad essere più chiare e vi dà il via libera per agire. Dico piano piano perché Mercurio sarà ancora invisibile, sarà nell'ombra, ancora per circa 2 settimane, e che richiederà un po' di pazienza in più, ma le cose si risolveranno, ecco. E tenete conto che Mercurio qui vuole preparare il terreno per quando Giove entrerà nella vostra settima casa. Per cui è bene approfittarne adesso e rimettere le cose in sesto, ok? Il 5 maggio invece avremo un'eclissi lunare nel vostro segno, nella vostra prima casa, ed è l'ultima eclissi che avremo nel vostro segno. Quindi vi tocca direttamente a voi, ma tocca anche il settore delle relazioni. Quindi, per essere un po' diretto, durante questo periodo qualcuno potrà decidere di separarsi da una relazione, e la decisione più che altro viene presa da voi stessi, magari perché la relazione o l'altra persona è diventata un po' tossica per voi, oppure può essere anche il contrario, dove siete voi quella persona tossica, ok? Magari qualche scorpione vorrà cambiare la propria immagine, magari i capelli, lo stile di vita,
la tua energia cambia e il modo in cui ti identifichi e la storia che ti racconti su di te, ok? Perché un messaggio che è ricorrente qui è che il vecchio non ti serve più, oppure semplicemente potrai liberare una parte del proprio ego, ok? Lo scorpione è un segno fisso e che può essere anche abbastanza testardo, se vogliamo. Oppure la testa può fare male o c'è qualche forma di stress, e con il nodo sud della luna può essere bisogno di sacrificare qualcosa, di eliminare qualcosa, di abbandonare un lavoro, specialmente se si tratta, se il vostro sole è in Scorpione. Ma qualunque cosa succeda, questa eclissi porta a un elemento di crisi, qualcosa che di solito è fuori dalla vostra zona di comfort e che non potete controllare, ok? Se invece avete un'azienda o siete lavorate per conto vostro, questo potrebbe significare anche la fine di qualche relazione con un cliente o la fine di un contratto che non ha più ragione di esistere. Ecco, tutto può variare in base al proprio tema natale, specialmente se avete pianeti sull'asse Toro-Scorpione intorno al 15° grado, oppure degli altri segni fissi, l'Acquario e il Leone, ma ecco, bisognerebbe vedere il tema natale di ognuno. In ogni caso, questa eclissi è un evento karmico con il nodo sud della Luna e tutto quello che succede in questo periodo succede per metterti su una nuova strada, perché il passato non ha più ragione di esistere nella tua vita. E tieni presente che si possono sentire gli effetti dell'eclissi anche un mese prima, quindi già dall'inizio del mese di aprile, e che può durare fino a 18 mesi per completare il suo ciclo. Dal 7 maggio invece Venere entra nella vostra nona casa, nel segno del Cancro. Questo è un aspetto molto positivo per voi che vi offre delle nuove opportunità nell'ambito sociale e romantico, perché Venere governa la vostra settima casa delle relazioni, magari attraverso un viaggio all'estero, potrete anche avere una nuova prospettiva sulle relazioni. Dipende anche dal resto degli altri pianeti, ma dal 16 maggio il grande evento di questo mese che si verifica è che Giove entra finalmente nella vostra settima casa, nel segno del Toro dopo 12 anni e vi resterà per ben 12 mesi. E ovunque Giove va, impariamo qualcosa di nuovo su nuove tematiche, ma possiamo anche ricevere, avere fortuna. E qui Giove vi offre nuove opportunità nella casa delle relazioni, dei contratti, delle collaborazioni. Magari ci sono più opportunità di fare affari, nuovi servizi, nuovi prodotti potete creare e lanciare sul mercato. Questo è un ottimo aspetto con Giove qui, per iniziare una nuova relazione romantica, se è quello che desiderate, anche perché Giove governa la vostra quinta casa dell'amore e dei figli. Se con Mercurio retrogrado ci sono stati dei fraintendimenti o delle dispute con il proprio partner, adesso le cose cambiano, inizia a esserci più ottimismo, ad esserci più intesa nella relazione,
Se invece non siete felici nella vostra relazione, Giove può anche liberarvene e chiudere definitivamente la relazione. Per i singoli invece ci saranno più incontri nei prossimi 12 mesi, magari delle persone molto più stabili entrano nella vostra vita e che vi offrono più comfort materiale, ok? Toro. È importante in questo periodo chiedere e saper chiedere aiuto e avere fiducia nell'altro, che sia il vostro partner o il vostro collaboratore, i vostri clienti, perché potete beneficiare molto da questo, anche economicamente. Ok? Se invece siete un imprenditore o un'imprenditrice, la vostra attività potrà ricevere più attenzione e la luna nuova che abbiamo il 19 maggio è il momento ideale per seminare nuove intenzioni su tutto quanto detto su Giove in Toro e manifestare nuove opportunità nella vostra vita, perché un nuovo capitolo può iniziare nella vostra vita e che durerà per ben 12 anni e perché no, qualche scorpione potrà manifestare un nuovo partner nella propria vita. Ve lo auguro. Il 20 maggio invece Marte, il vostro governatore, entra nella vostra 10ª casa nel segno del Leone per le prossime 7 settimane. E Marte qui vi stimola, o almeno stimola il vostro desiderio di essere riconosciuti per i vostri meriti a livello personale, ma anche professionale. Quindi essere riconosciuti da un capo, ricevere una promozione, è un ottimo periodo per autopromuoversi, per nuove posizioni, anche se avete un'attività in proprio. Attenzione solo a qualche conflitto con una figura di spicco, magari un capo, un'autorità al lavoro o semplicemente nella società, perché qui Marte può creare qualche disputa di troppo. Ecco. Questo è tutto per gli amici dello Scorpione. Spero vi sia piaciuto questo video e che vi sia stato più che altro utile. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like, attivate la campanella per restare sempre aggiornati, perché pubblico ogni mese dei nuovi video dove analizzo le energie del periodo. E più che altro scrivetemi qua sotto se avete delle domande in particolare oppure dei feedback, ne sarò molto contento di leggerli anche per migliorare i miei contenuti. Ecco, questo è tutto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.